Ciao! Oggi vi presento la mia diagonale più grande, progetto bellissimo secondo me, e un progetto dove mi è stato detto che il cliente non aveva problemi di spazio e quindi questo è quello che ho pensato per lui. E sappiamo che diagonali si sviluppa in due lati, ma questa è stata una decisione del cliente, avere questi negozi messi poi in questo modo. Quindi oggi vi parlerò nello specifico di questo nuovo progetto, che appunto è anche la prima volta che diciamo faccio una diagonale sviluppata in larghezza e non in profondità, perché chiaramente non è un book nook, anche se credo che possa stare bene in realtà in mezzo ai libri. Voi pensate, questa ha una profondità di 35 cm, magari libri di qua, libri di là, e al centro questa, secondo me viene fuori una cosa molto bella. E Angelo, ti ringrazio perché tu mi hai detto che avevo carta bianca su tutto, quindi anche se ovviamente ho fatto tanti errori ci sono sempre, perché voi adesso lo vedete così, ma non vi dico gli strafalcioni che ho fatto. E chiaramente per arrivare a una cosa del genere non è che ci vuole solo tempo, ci vuole anche la capacità di non arrendersi davanti agli sbagli. Mm, Ve ne dico solo uno, considerate che questo va spedito. Quindi diciamo che almeno una giornata, più o meno, l'ho persa per capire come potevo fare a farglielo in due parti senza che però questo si vedesse. Dopo vi mostrerò come ho fatto e chiaramente, amando Harry Potter, credo che questa sia la mia Diagonal Day preferita, senza ombra di dubbio. E adesso, se il mio amore si vuole avvicinare e guardare nello specifico i negozi, sarò ben contenta di presentarveli. Allora, partiamo da Tiri Vispi. Diciamo che ci sono stati due negozi che il cliente ha scelto e erano imprescindibili, quindi Tiri Vispi e la Gringotts Bank. Essendo i due edifici comunque più grandi e più importanti di Diagonale, abbiamo deciso insieme al cliente di metterli appunto ai lati. E questo è il mio quarto Tiri Vispi. Come vedete è sempre diverso. Questo perché torniamo sempre al solito discorso, ma magari è la prima volta che qualcuno di voi mi ascolta. Facendo tutto a mano non sarà mai uguale a un altro. Quindi ci saranno sempre delle sfumature diverse, dei particolari in più, dei particolari in meno, che poi ovviamente questo dipende anche, come vi dico sempre, dalle misure del cliente e dal budget del cliente. E in questo caso, diciamo, mi sono potuta veramente sbizzarrire ed è nato questo progetto. A fianco a Tiri Vispi abbiamo messo una piccola Skyshaft e diciamo che questi sono tutti i negozi più belli, forse ne mancherebbe uno che è quello del mio cuore, che sapete che è quello dei Calderoni, però non c'entrava perché qui siamo a 1,40 m di centimetri, quindi 140 centimetri, insomma abbiamo dovuto fare delle scelte. Ecco, mentre si sposta vi vorrei solo ricordare che quando voi vedete queste cose, tutte le cose che pubblico sono state pensate per la persona che mi ha contattato e quindi già vendute, replicabili ma in maniera diversa. In maniera diversa, appunto, il motivo ve l'ho spiegato prima. Adesso vorrei svelarvi il piccolo segreto. Ah, certo, ovviamente, perché mi chiedete anche questo, le luci si spengono e si possono accendere una metà o entrambi. Vi svelo il segreto. Praticamente, eccolo, vedete? Quindi quando io andrò dopo ad incartarlo e a spedirlo, avremo due pezzi, per fortuna separati, perché comunque la spedizione è importante, lo devo proteggere bene, e 140 cm di cartone non avrei potuto farlo. La cosa più bella per me sarebbe stato potervelo dare a mano, che è una cosa che adoro, è una cosa che faccio, perché tra l'altro io e mia moglie amiamo molto viaggiare, però che ve lo dico a fare? Adesso il Covid, diciamo, ci ha un po' limitato e quindi dobbiamo affidarci alle spedizioni. Almeno però spero che così diciamo comunque vi abbia dato l'idea di quello che può essere un diorama, perché spesso mi chiedete, no? Ma le dimensioni, quanto grande si può fare? Allora, in realtà ragazzi dipende sempre da voi, perché io facendolo a mano
cioè le mie mani possono creare molte cose e in molte dimensioni, dipende poi dallo spazio che voi avete a disposizione e anche dall'idea che avete e ovviamente dal budget. E niente, vorrei concludere ringraziando veramente tutti perché mi scrivete in tanti nei vari social. Io, cioè, non so come spiegarvelo, ma leggere, cioè, è lusinghiero, no? Uno si può rendere conto di aver fatto un buon lavoro, però perlomeno per me, finché non sono gli altri a dirmelo, non, cioè, per me il riscontro è fondamentale, ecco. Poi posso piacere o non piacere, però sicuramente vorrei ringraziarvi perché mi aiutate tantissimo, come posso dire, mi spronate, ecco, a dare il meglio e a cercare di migliorarmi sempre, perché ormai è un anno che faccio questo e sicuramente rispetto ai primi lavori ci sono dei miglioramenti che noto anch'io, che però, ve lo dico senza ombra di dubbio, studiare, fare non è tanto difficile, il difficile secondo me è piacere e grazie alle altre persone. E grazie ai vostri commenti questa cosa mi è chiara e quindi veramente, ma veramente, veramente grazie. Ciao!